Con che confidenza possiamo dire di essere arrivati al picco di questo ciclo di mercato? Secondo questo indicatore chiamato CBBI, ossia Crypto Bitcoin Bull Run Index, siamo a un livello 61. La scala va da 0 a 100, dove 100 praticamente ci indica il massimo, il top di questo mercato qui. Prima di arrivare a questo insieme di metriche, a questa indice che ci va a riportare un insieme di metriche, voglio farvi vedere quello che è stato il tweet nella giornata di ieri anche di Plan B. Plan B ci dice, giusto per avere una conferma, sia il mio modello Stock to Flow che il modello Stock to Flow X e alcuni segnali on-chain indicano che c'è una seconda run per questo bull market, e questo è il grafico dello Stock to Flow che conosciamo, con il livello che si porta superiore ai $100.000, con uno Stock to Flow X che addirittura indica valori più alti, come vi feci vedere in un video passato. In questo momento, andando a vedere TradingView, il prezzo di BTC si trova attorno ai $40.000. Con fatica ha riconquistato questo livello dei 40.000, provando anche a tornare sopra la media mobile a 200 periodi, non riuscendoci, quindi essendo respinto, soprattutto essendo respinto da questo livello qui, quello dei $42.000. Vedremo quello che succede nel breve termine. Abbiamo questo spauracchio della dead cross, quindi questa media mobile a 200, che sta andando ad incrociare quella a 50, e questo potrebbe essere un indicatore di bear market a livello tecnico, ma come indicatori ne abbiamo poi tanti altri e oggi ne vedremo un bel po'. Tra l'altro il mercato generale sta aspettando di vedere quello che può succedere appunto su Bitcoin che ha comunque ancora la dominance al 44%, per questo condiziona il trend di mercato in generale. Quindi andando ad osservare quello che succede su Bitcoin a livello di trend macro, possiamo capire anche quello che sarà il mercato cripto in generale. Ma a questo punto, perché tanti esperti credono che siamo ancora in un crypto bull market nonostante il calo importante che c'è stato su Bitcoin, che possiamo appunto vedere dal suo picco massimo di $64.000 a un livello di anche vicino ai 30.000 e in questo momento $40.000? In passato vi ho analizzato e riportato le analisi di esperti come Willy Woo. Oggi voglio portarvi una serie di indicatori che ci fanno vedere quello che è il parallelo con i precedenti cicli del mercato. Qui vediamo graficamente sovrapposto il ciclo attuale, quindi questo in bianco, con quello del 2013 e la loro similitudine. Questo è invece il grafico che ci fa vedere la sovrapposizione con quello del 2017, quindi 2016-2018. Quello che vi facevo vedere a inizio video è un indice che ci prende ben 11 input combinati insieme, di cui adesso faremo molto velocemente una overview, e li traduce in un singolo modello analitico. Questo va da 0 a 100, dove 100 ci mostra che tutti i segnali hanno raggiunto il top. Prima di partire sul modello devo però fare subito un disclaimer. Questo video non vuole dare consigli finanziari, bisogna sempre fare le proprie ricerche, perché ogni indicazione che può dare sia una persona che ha una visione bullish sia una persona che ha una visione bearish potrebbe essere condizionata da bias personali. Ognuno ha comunque una visione soggettiva, me compreso ovviamente. Ancora più importante, molti potrebbero essere tentati dal concetto buy the dip, quindi comprare il ribasso, però c'è anche un altro detto in termini finanziari e di trading, che non puoi prendere un coltello mentre cade. È molto molto pericoloso, e quindi attenzione. A questo punto la cosa che si consiglia sempre mentre il mercato va giù è apportare un dollar cost average, ossia un DCA o un PAC all'italiana, e non fare un all-in, quindi un comprare costantemente nel tempo. Questo, se volevamo già acquistare, è sempre migliore di fare un all-in in specifici momenti. Questo è quello che ci riporta come consiglio quest'articolo. Ma andiamo a vedere appunto questo indicatore, ricordando che questi non sono consigli sugli investimenti, però è uno strumento molto molto simpatico, qui lo mette anche come simpatico, per guardare a un trend di lungo termine e andare a togliere quel rumore che ci porta alla volatilità di breve termine. Allora, questo 61 viene fuori dalla combinazione di ben 11 metriche, e queste 11 metriche le possiamo trovare direttamente qui in alto a destra, dove troviamo sia gli ideatori di questo indice qui, che sono Colin Talks Crypto, che ha anche un canale su YouTube, e poi lo sviluppatore che ha tirato su questo sito, che è Camille Moniz. Da qui troviamo anche tutti i dati, e andando a vedere i dati
troveremo tutte le varie metriche, a che livello di percentuali sono, nelle varie date. Come ci fa vedere anche l'ideatore di questo modello, vengono rappresentate con dei colori. Più questo diventa scuro, più il blu diventa scuro, più l'indice o più quella metrica è vicina al 100. Quindi se dovessimo vedere delle fasce in cui tutte le linee praticamente in base a un determinato giorno sono verso il blu, a quel punto vorrebbe dire che siamo vicini al 100 per tutte le metriche. E qui in alcuni casi, soprattutto durante i mesi passati, abbiamo visto un colore che si era andato a scurire abbastanza su diverse metriche. In questa fase qualcuna è diventata un pochino più chiara, ma vediamole uno a uno spiegando di cosa consiste, anche perché da questo spunto potremo trovare degli indicatori molto interessanti per le nostre analisi. Qui troviamo elencate tutte quante. Basta cliccare su uno di questi per andare a vedere di cosa stiamo parlando e questa è la percentuale che ci riportano. Intanto possiamo subito vedere una sovrapposizione tra quello che è questo CBBI e il prezzo attuale di Bitcoin e vediamo che questo indicatore messo a ritroso in base ai dati storici aveva indicato qui verso il 100, lo troviamo qui in alto a sinistra, quindi il picco al 100 era arrivato verso novembre-dicembre 2013, verso il 14 dicembre del 2017 e per ora ancora non è arrivato verso il 100, il suo picco massimo è stato a 77 durante febbraio 2021, 21 febbraio 2021. Attenzione perché nonostante io abbia adesso approfondito ormai da un mesetto questo tipo di indice e lo abbia quindi considerato uno strumento valido, questo si può sbagliare. Questo indice può sbagliare, quindi nonostante non abbia raggiunto il valore di 100 come è avvenuto in precedenza, potrebbe anche essere che abbiamo già raggiunto il picco massimo per Bitcoin in questo ciclo qui, come in molti pensano. Per aver sbagliato questo indice qui vorrebbe dire che tanti di questi indicatori, che sono indicatori tra i più utilizzati tra tutti gli analisti del mondo, hanno sbagliato, che non è impossibile, però in qualche modo diventa improbabile. Infatti questo è quello che c'è da tenere a mente. In ogni caso stiamo guardando un qualcosa successo nel passato per provare a vedere se ci può dare dei dati su un'eventuale proiezione futura, e ciò non è una scienza matematica, è solamente cercare di avere un'idea in più. Andiamo uno per uno su questi indicatori. Il primo è The Golden 51% 49% ratio e ci riporta un valore vicino al 90%. Come funziona? Questo è un indicatore molto semplice, prende in considerazione la lunghezza dei vari cicli in base agli halving che ci sono stati. La spiegazione si trova qui, praticamente quando si raggiunge il bottom passa un 51% del tempo prima di arrivare all'halving e poi dall'halving in poi c'è una durata di bull market di circa un altro 49%. Questa cosa è successa nei precedenti bull cycle, lo vediamo, questo è quello del 2013, questo è quello del 2017 qui in mezzo e adesso quello corrente andrebbe ad indicare, se la cosa si ripetesse in questo modo, un bull market che potrebbe finire verso ottobre del 2021. Se questo è vero, se questo ciclo di mercato dovesse avere il suo picco massimo a livello temporale ad ottobre del 2021, l'indicatore ci andrebbe a riportare che siamo ad un 90% di completamento di questo ciclo. Molto semplice questo indicatore qui. Il secondo, forse ancora più semplice, è il termine di ricerca Bitcoin su Google, quindi su Google Trends. Semplicemente come parola, cercato in tutto il mondo, vediamo quelli che sono stati i picchi. Il picco è stato raggiunto l'ultima volta proprio a dicembre del 2017, adesso ci sono stati nuovi picchi, ma va preso anche in considerazione quanto Bitcoin si sia espanso a livello di conoscenza nel mondo. Qui vediamo i paesi dove è più ricercato. Secondo queste metriche e anche considerando appunto l'adozione crescente dell'asset, l'indicatore al momento ci riporta un 25%, cioè il termine Bitcoin ancora non ha raggiunto livelli da euforia. Come l'ideatore stesso dice, questa è una metrica che qualcuno tende a non considerare, quindi magari potrebbe anche essere esclusa dalla considerazione complessiva e si potrebbe fare la media sugli altri indicatori escludendo questo qui, se questo non lo consideriamo valido. Il discorso potrebbe essere fatto per ognuno di essi, quindi prendiamolo come riferimento e non come un dato matematico certo o come una cosa infallibile. Mi sono dimenticato di dirvi, questo CBBI Index è ancora in beta. Gli stessi ideatori hanno detto che al momento vogliono testarlo su questo ciclo per vedere se ha un senso questo tipo di indice, quindi non lo possiamo prendere ancora come un qualcosa di certo. È ovvio che sia così. Torniamo a Plan B. Il prossimo indicatore è
lo stock to flow. Stock to flow che ho introdotto più volte. Stock to flow che in questo caso più che altro ci indica la distanza, quindi il colore in cui siamo arrivati. Se vogliamo paragonare questo ciclo a eventuali cicli passati, è molto simile nel suo andamento a quello del 2013. Infatti arrivavamo a un primo picco in fase arancione, poi verso la fase gialla, che ricordo essere la distanza, il colore indica la distanza dal prossimo halving, è arrivato il secondo picco. Non è detto che la cosa si ripeta, ma l'indicazione che ci riporta questo modello qui è questa qui. Vi rimando a un video in cui analizzavo questo aspetto. Molto interessante e molto seguito è il P-Cycle. Anche qui cercherò di riportarvi questo indicatore in modo più semplice possibile. Gli approfondimenti possono essere fatti poi andando a leggere meglio quelle che sono le specifiche. Comunque, per farvela breve, questo indicatore riporta due medie mobili e quando queste si incrociano, soprattutto quando la media mobile del prezzo a 111 giorni incrocia questa verde, ossia quella arancione incrocia quella verde, qui in questo grafico, ci viene segnalato un top per quella fase e per quel periodo. E questo è avvenuto praticamente sempre. Cioè questo indicatore finora non ha mai mancato un top del mercato. Lo vediamo proiettato qui con questa linea tratteggiata appunto nel 2013 due volte e poi nel 2017. In questo momento il P-Cycle ha indicato nuovamente un picco ed è avvenuto ad aprile. Posso infatti andare ad ingrandire questa parte di grafico e vediamo che il 12 aprile 2021 a $59.000 è stato segnalato un nuovo picco, lo vediamo dall'incrocio e appunto la linea tratteggiata. A questo punto, tornando anche all'idea di Plan B e un doppio picco, potremmo pensare che questo ciclo sia simile a quest'altro, dove effettivamente nel 2013 abbiamo visto doppio picco, uno verso aprile e l'altro verso fine anno, verso novembre-dicembre. Comunque indicatore abbastanza affidabile finora, diciamo impeccabile, che ci indica un top con un'approssimazione, una confidenza all'87%. Il prossimo indicatore è la media mobile a 2 anni. Questa metrica è molto molto semplice, ma allo stesso tempo molto interessante. Praticamente la linea in verde è la media mobile degli ultimi 2 anni, quindi il prezzo medio degli ultimi 2 anni. La linea in rosso è il prezzo medio degli ultimi 2 anni moltiplicato per 5. Perché? Perché in fasi euforiche comunque sia il prezzo va a salire molto molto velocemente portato da emotività del mercato. Comunque, andando a vedere questi semplici valori matematici, sono medie, storicamente quando il prezzo di Bitcoin è andato sotto la media del suo prezzo degli ultimi 2 anni, si è dimostrato un buon momento per accumulare, per comprarne. Quando invece il prezzo è andato sopra la sua media degli ultimi 2 anni moltiplicata per 5, ha indicato un valore o dei valori in piena euforia e quindi un buon momento, diciamo, per fare un take profit. Ovviamente questi non sono, ripeto, delle cose scientifiche, matematiche, ma storicamente è successo così. Se vediamo nei punti rossi è sempre stato un buon momento per vendere, nei punti verdi è sempre stato un buon momento per comprare. E in questa fase ci troviamo, invece il prezzo si trova all'interno di queste due medie. Arriviamo a uno degli indicatori e delle metriche più visualizzate in generale, Bitcoin Trollololo Trend Line. In questo grafico vediamo il prezzo di Bitcoin su scala logaritmica e il tutto è abbastanza autoesplicativo. Vediamo come, costruito questo arcobaleno di colori, il prezzo si sia mosso all'interno di questo arcobaleno che è una proiezione verso il futuro e in base ad ogni fascia e ad ogni colore abbiamo un'indicazione su come comportarci. Praticamente in fase blu il prezzo e Bitcoin si trova a sconto, a saldo. In fase verde scuro ci indica un segnale di buy con questo verde acceso in una fascia dove è ottimale accumulare, verde chiaro fascia dove ancora è cheap, economico Bitcoin, in giallo è la fascia in cui bisogna fare holding, né vendere né comprare, in arancione dove potremmo essere entrati in fase pericolosa, in fase bolla, ed è praticamente tutta quella parte in cui siamo entrati dopo l'annuncio di Elon Musk. Vi mando ad un video che feci qualche tempo fa. Poi in arancione FOMO pura, in rossa ci indica una fase in cui
sarebbe consigliabile vendere, e in rosso scuro, proprio in bolla piena, dove troviamo il picco ad esempio del 2017. Tendenzialmente rispetto ai cicli passati si tende ad arrivare sempre a una fascia più bassa. Qui vediamo che addirittura era uscito fuori da questo arcobaleno nel 2013, nel 2017 aveva raggiunto il picco proprio nel territorio di bolla massima, e chissà se in questo ciclo magari si raggiungerà al massimo la fascia in arancione scuro, quindi quella, la penultima diciamo, dove sarebbe consigliato appunto uscire se non si è holders, appunto se si è traders e si vuole fare comunque un po' di profitto. Comunque questo è un indicatore molto molto interessante che viene preso spesso in considerazione. Adesso ci indica una fase definita come hodl, una fase di mezzo, e ci indica appunto un 60%. Il Rupal chart, o anche definito in passato Nupal chart, un 76%. Vediamo di cosa si tratta. Anche questo è un indicatore molto conosciuto. Che cosa prende in considerazione? Il market value. Il market value è la capitalizzazione. Quando su CoinMarketCap vediamo la capitalizzazione di mercato, è la moltiplicazione tra il prezzo di Bitcoin e il numero delle monete in circolazione. Poi abbiamo un realized value, praticamente è il prezzo di Bitcoin, ma invece di prenderlo sul momento, ossia l'incrocio tra domanda e offerta, prende in considerazione il prezzo quando quel Bitcoin, quella moneta, è stata mossa per l'ultima volta, ossia quando si è spostata da un wallet all'altro. E praticamente sottraendo alla market cap o al market value questo realized value, possiamo calcolare quelli che sono i profitti o le perdite non realizzate. A questo punto possiamo dividere questo unrealized profit and loss per la market cap, e questo ci riporta un indicatore molto molto utile soprattutto per leggere il sentiment dei vari investitori, perché proprio il sentiment è una conseguenza di come si sta operando, di come un investitore si trova. Cioè, se un investitore ha comprato Bitcoin a 1000 euro e non ne ha mossi, ovviamente percepisce il mercato in un altro modo rispetto a una persona che ha comprato a 60.000 dollari o 50.000 euro. Detto ciò, qui vediamo questo indicatore, quindi il Rupal è questa linea in rosso. Se il grafico ha un'inclinazione crescente, praticamente siamo in una fascia di ottimismo qui, in quella gialla. Se invece è verso il basso, siamo in denial. La stessa cosa per la speranza o la paura in questa fascia bianca, mentre invece nella parte verde è una fase di capitulation, quindi l'ottimale per, ad esempio, acquistare. Quando si entra in questa zona qui è l'ottimale per accumulare. Stessa cosa, sarebbe consigliabile accumulare quando si è in una fase di speranza, hope, ossia quando si va verso l'alto, piuttosto che quando si è in paura, perché si è sempre nella stessa fascia, però in una fase discendente, quella di paura, non si sa quanto ancora si può andare in basso e quindi quanto si può capitolare, quanto il prezzo può scendere. Il discorso vale allo stesso modo per la fascia gialla, mentre invece quando si entra in fascia arancione o rossa, ossia avidità estrema o euforia, sarebbe il momento in cui è consigliabile non andare a entrare in mercato, anzi magari per chi fa trading fare un take profit. Andando ad ingrandire nell'ultimo periodo possiamo vedere che l'indicatore non si è mai portato in una fascia di euforia pura, quindi non ha mai indicato il top di questo mercato. Per questo motivo l'indicatore in definitiva ci riporta un 76% in questo momento qui. Il prossimo è il Puell Multiple. Spesso e volentieri questi indicatori prendono il nome dei loro inventori, infatti è stato creato da David Puell, così vale per tanti altri indicatori. Questo in particolare prende in considerazione soprattutto le attività dei miners, infatti guarda alla supply detenuta in base all'economia appunto dei miners e la loro revenue, ed è calcolato dividendo l'immissione giornaliera dei Bitcoin da parte dei miners e la media mobile annuale, quindi di 365 giorni. Anche qui è molto molto semplice da utilizzare. Questo multiplo di Puell ci indica una fase ottimale per l'accumulo in questa fascia verde e una fase di vendita in questa fascia rossa. Al momento vediamo che l'indicatore non si è mai portato in fascia rossa, mentre invece eravamo in una fase ottimale per l'accumulo a maggio del 2020, quindi l'anno passato. In base a questi dati possiamo vedere un 57%. MVRVZ score che ci indica un 22%. In questo caso si prende in considerazione la market value, che come detto è il prezzo di Bitcoin moltiplicato per il suo circolante, il realized value in arancione, ossia invece di prendere il prezzo di Bitcoin prendiamo il suo prezzo ogni volta che
quel Bitcoin è stato mosso. E a questo punto calcoliamo un Z-score, uno Z-score in rosso, linea in rosso, ossia una deviazione standard tra il market value e il realized value. Per farvela breve anche qui, se questo indicatore entra nella fascia rossa, ci indica un probabile picco, quindi una fase in cui sarebbe buono fare profitto, fare un take profit. In fascia verde, ottimale per accumulare. E anche qui si trova in questo momento molto più vicino alla fascia verde rispetto alla fascia rossa. Infatti questo indicatore ci riporta un livello del 22%. Andando verso la fine abbiamo il HODL ratio al 60%. Questo indicatore prende in considerazione le HODL waves, ve ne avevo già parlato, vi rimando a un video che feci in passato. Praticamente tiene in considerazione il realized value che adesso conosciamo dei vari UTXO, quindi praticamente delle frazioni di Bitcoin, delle monete vere e proprie, e prende il rapporto tra questo realized value HODL calcolato su una settimana contro quello calcolato su 1-2 anni. Potete poi approfondire meglio questo che vi sto spiegando. Comunque sia, una volta che si fa questo tipo di calcolo, abbiamo anche qui un indicatore che è questo in rosso e appunto il prezzo di Bitcoin in blu. Anche qui, quando l'indicatore entra in fascia rossa, sarebbe una segnalazione di picco e quindi anche un eventuale campanello d'allarme. Quando si entra in fascia verde invece potrebbe essere un'opportunità di acquisto. Storicamente per tutti questi indicatori, quando si è fatto un acquisto nelle fasce verdi si è sempre visto un ottimo ritorno in futuro. L'ultima fascia verde l'abbiamo avuta appunto a marzo-febbraio del 2019 per questo indicatore qui. In ogni caso siamo ancora lontani dalla fascia rossa e infatti ci indica un ratio al 60%. Ultimo indicatore che compone appunto questo grafico è il reserve risk, quindi il rischio di riserva, che si trova al 45%. Questo tipo di indicatore è più orientato agli holder di lungo periodo e quanta confidenza hanno questi sul mercato. Come facciamo a vederli? Ovviamente on-chain possiamo vedere da quanto tempo i Bitcoin sono stati mossi oppure no, e quindi in base a questa valutazione possiamo vedere che tipo di confidenza c'è sul prezzo. Come ci dice qui, quando la confidenza è alta e il prezzo è basso, allora c'è un valore attrattivo dal punto di vista del rischio-beneficio per investire su Bitcoin, e qui siamo nella zona verde, nella green zone che adesso andiamo a vedere. Quando invece la confidenza è molto bassa e il prezzo è alto, allora il rapporto risk-reward diventa poco attraente e ci troviamo in zona e in fascia rossa. Eccolo qui, lo vediamo, questo l'indicatore reserve risk è in rosso, siamo entrati in fascia diciamo verde per lungo periodo fino a ottobre 2020, ne siamo usciti poi, quindi praticamente quasi tutto l'anno passato è stato un ottimo anno per accumulare, con un ottimo rapporto tra quella che era la confidenza verso il futuro e il prezzo del momento. Poi siamo usciti fuori proprio nel 2021 e ci troviamo comunque in una fascia abbastanza neutrale, non siamo in una fascia rossa che invece ha indicato dei picchi soprattutto dicembre 2017 e dicembre 2013, oltre che anche ad aprile 2013. In ogni caso, anche su questo indicatore, per chi avesse accumulato in fase verde e venduto in fase rossa, si sarebbero avuti ottimi risultati, questo storicamente. Detto ciò, visto che questo era l'ultimo indicatore che ci porta a un 45%, tutti questi hanno portato degli ottimi risultati finora, ma non vogliono dire che in futuro funzioneranno allo stesso modo. Certo che combinandoli tutti insieme, la probabilità che tutti quanti vadano a rompersi, tra virgolette, è molto bassa. Per questo motivo, questo tipo di indice, che al momento indica 61, è secondo me un ottimo strumento da cui iniziare per avere un certo tipo di confidenza e togliere di mezzo eventuale FOMO o FUD che arriva su questo mercato qui. Quindi se arriva troppa euforia, meglio riportarsi sulla terra e guardare questi indicatori tutti insieme, oppure se siamo in una paura che ci sta prendendo e stiamo lì per vendere tutto, torniamo ancora una volta qui, torniamo oggettivi, cerchiamo di applicare una certa strategia proprio in base a questo tipo di indicazioni qui. Ultima nota che mi sono dimenticato di dire è quella legata proprio al trend su Google Trends per le parole ricercate. Solitamente questo indicatore ha un picco massimo proprio in fase finale, quindi sale tutto insieme quando ormai forse è troppo tardi. Per tutti gli altri storicamente hanno riportato degli ottimi risultati. Ripeto, questo è ancora in fase di beta, spero vi possa essere stato utile. Molti di voi me lo hanno già chiesto se appunto
avessi potuto fare un'analisi e una valutazione, è un po' di tempo che sto valutando e lo sto cercando di inquadrare, anche lasciando proprio il tempo agli sviluppatori di migliorarlo, perché il primo video fatto dal creatore è arrivato a maggio, ho lasciato passare un po' di tempo proprio per dare uno strumento ancora più rodato a tutti coloro che poi seguono anche il mio canale. Questo non vuol dire che questo ormai è una cosa affidabile, in quanto esiste da pochissimo tempo. Facciamogli fare un bel rodaggio completo, quindi un bell'anno magari fino a fine 2021, e vediamo che risultati porta. Intanto abbiamo uno strumento in più.